Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi torniamo con una nuova classifica e ti raccontiamo quali sono, secondo noi, i brani metal più catturanti usciti tra anni 70 e 80. Significa per una canzone essere catchy? Potrebbero essere molti i significati attribuiti a questa parola a seconda della propria personalità e anche dei propri gusti musicali. Per esempio, chi ascolta soprattutto musica mainstream potrebbe applicare il concetto solo ai tormentoni estivi, mentre già il rock sarebbe troppo indigesto. A chi invece, come noi, ama il metal, i suddetti tormentoni possono apparire più che altro stucchevoli, mentre spesso veniamo affascinati da pezzi molto meno commerciali. Nonostante ciò, dovrebbe essere possibile comunque concordare una definizione generica del termine. Almeno, per quanto ci riguarda, catchy è quella canzone che si stampa in mente con facilità, dopo giusto uno o al massimo due ascolti. E non solo. Un altro criterio fondamentale è che in seguito ti ritrovi a canticchiare quel pezzo di continuo. Insomma, per noi il concetto è assimilabile all'efficace immagine dell'earworm, qualcosa che ti si pianta nelle orecchie e nel cervello per non uscirne più. Ci siamo basati proprio su questi criteri quando ci siamo messi alla ricerca delle canzoni metal più catchy. L'idea era di fare un'unica classifica che comprendesse il genere dalla nascita fino ai giorni nostri. Ma ben presto ci siamo resi conto quanto ciò fosse impraticabile, con la montagna di pezzi catchy che il metal ha regalato nel corso della sua storia. Sarebbe venuta fuori come minimo una top 50, non solo difficile da registrare per noi, ma anche un video troppo lungo da fruire. Per questo alla fine abbiamo deciso di dividere il tutto in più classifiche, non da 10, ma da 15 posizioni ciascuna, il che dà bene l'idea della mole di materiale tra cui pescare. Nella prima, tra quelle che vi proporremo da questo mese fino a dicembre, abbiamo iniziato da quando anche il metal è nato, negli anni 70, per poi arrivare all'età dell'oro della sua forma più classica nella sua decade successiva. Rispetto alle prossime classifiche, che si concentreranno su un singolo decennio, qui abbiamo potuto analizzarne due interi. Ai suoi inizi, in effetti, il metal non era catchy come poi sarebbe diventato. L'unica eccezione in tal senso è rappresentato dall'air e il pop metal degli anni 80, generi che però sono più branche dell'hard rock che del metal. Per questo abbiamo deciso di escludere dalla classifica tutti quei gruppi che, pur apprezzabili, ricadevano più nell'ambito rock che metal. In futuro avranno anche loro una top 10. In questa classifica, perciò, troverai solo pezzi che possono essere definiti davvero metal, almeno in parte, con un'unica possibile eccezione. Ma prima di scoprire quali sono i 15 brani metal più catchy tra gli anni 70 e gli 80, il solito avviso. Se hai fretta e non hai voglia di seguire passo passo la classifica, puoi trovare già pronte le 15 canzoni nella playlist accessoria a questo video. Le trovi qui in alto a destra, in descrizione e anche alla fine del video. Detto questo, entriamo pure nel vivo della disamina. In 15ª posizione si piazza uno dei soli due pezzi risalenti agli anni 70 in classifica, He is a Woman, She is a Man degli Scorpions. Non che in quel decennio mancassero pezzi catturanti, ma la maggior parte di essi erano leggeri e rock. Chi invece suonava musica più pesante spesso si concentrava più sui riff che sulle melodie. Non è però il caso di questa gemma degli Scorpioni tedeschi, che a ritmiche già parecchio pesanti, persino dissonanti, uniscono un ritornellone iconico cantabile in maniera meravigliosa. Al 14° posto, le melodie tipiche degli anni 80 irrompono con forza in Rainbow in the Dark di Dio. Forse è una scelta particolare, visto che in fondo il refrain è molto semplice e neppure troppo catchy. Però, se guardiamo la costruzione del pezzo in generale, allora sì che rientra appieno nella nostra definizione del termine. Tra l'ossessivo giro di tastiera e le melodie vocali di chitarra, parliamo di un pezzo che ti entra dentro per non uscirne più. Catturante e a dir poco. Con la posizione numero 13 torniamo quindi in Germania, con un'altra leggenda della sua scena metal, gli Accept e la loro Fast as a Shark. Nella sua carriera, la band di Solingen ha pubblicato una marea di brani catchy. Tra i tanti, però, abbiamo optato per questo. Non solo perché è considerato, a ragione, il primissimo pezzo power metal della storia. A farcelo preferire è stato soprattutto il suo ritornello. Non sarà catturante in senso classico, anzi risulta quasi dissonante, amelodico. Questo però non gli impedisce di marchiarsi a fuoco nella tua mente sin dal primissimo ascolto. Catchy in maniera invece molto più tradizionale, armoniosa, è la traccia al 12° posto, Princess of the Night dei Saxon.
Pubblicata nel lontano 1981, è però molto moderna nel suo coniugare una melodia di facilissima presa con un ritmo incalzante e riff che, per quanto aperti, rimangono heavy. Il risultato è un pezzo che è quasi definibile visionario. Non anticipa solo la svolta più melodica della band inglese, ma anche il modo in cui velocità e melodia verranno coniugati da tanti nel metal futuro, specie dai tardi anni 90 in poi. Rimaniamo in ambito New Wave of British Heavy Metal per l'11ª posizione, che però, al contrario della precedente, siamo sicuri stupirà quasi tutti. Parliamo niente meno che di Countess Bathory dei Venom. Definibile forse come il primissimo pezzo black metal della storia, è lontanissimo dal concetto di catchy inteso nella sua forma più melodica. Eppure, tra le sue dissonanze e un ritornello tanto semplice quanto efficace, riesce lo stesso a soddisfare i criteri che abbiamo espresso all'inizio. Si imprime con facilità estrema in mente e soprattutto ti ritrovi a cantarla ancora e ancora anche dopo che l'hai ascoltata. Provare per credere. All'entrata nella top 10 vera e propria troviamo quindi Conquistadores dei Running Wild. Per quanto ci riguarda, la band di rock and roll ha pubblicato canzoni migliori. Tuttavia, nella sua carriera, che pur conta parecchi pezzi catturanti, poche hanno il ritornello facilone e la musicalità di questa canzone. Una delle prime di un genere ancora in fascia come il power, ma che già allora regalava musica catchy come questa. Al nono posto trova quindi spazio un'altra canzone che forse potrebbe sorprendere. Parliamo di Iron Man dei Black Sabbath. Come nel caso dei Venom, anche questa non è catturante nella maniera più classica, ma dall'altra parte il suo riff principale, che peraltro regge gran parte della canzone, è accessibile in una maniera assurda. Se non altro, nell'esperienza di chi ha redatto la classifica, l'unico concerto metal in cui il pubblico ha superato in volume la band sul palco è stato proprio quello dei Sabbath, in cui chiunque cantava proprio questo riff. Un motivo ci dovrà pure essere. In ottava posizione abbiamo un'altra possibile sorpresa, Antisocial degli Anthrax. Il thrash metal è un genere anti-catchy per natura e infatti ci è voluta la cover di una band heavy, i Trust, per portarlo per la prima e unica volta in questa classifica. Peraltro l'abbiamo inclusa solo perché questa rilettura è diventata iconica per la band di Scott Ian, che la ripropone a ogni concerto. Il perché non è difficile da capire, basta giusto ascoltare il ritornello e ritrovarsi a cantarlo per rendersene conto. La settima posizione è quindi occupata da Run to the Hills degli Iron Maiden, una traccia che non ha bisogno di presentazioni. Di canzoni catchy la band britannica ne ha prodotte parecchie, ma secondo chi scrive, questa la batte tutte, almeno per quanto riguarda la natura accessibile. Tra una struttura musicale memorabile e un ritornello catturante all'estremo, di sicuro merita un posto qui, anche così in alto. Per la sesta piazza abbiamo quindi scelto Valhalla dei Blind Guardian. Per quanto la melodia sia sempre stata uno dei piatti forti dei tedeschi, le loro canzoni sono sempre state complesse e necessitano di molti ascolti per essere assimilate. Ma Valhalla fa eccezione. Con un coro di potenza maestosa ma al tempo stesso cantabilissimo, è il pezzo dei bardi di Krefeld che si fa apprezzare meglio al primo ascolto. Anche stavolta non stupisce sia diventato uno dei must assoluti a ogni concerto dei Blind Guardian che si rispetti. In quinta posizione trova spazio un altro vero e proprio inno, seppur di tutt'altro genere rispetto al precedente. Parliamo di I Wanna Be Somebody degli Wasp. La band di Blackie Lawless si è data molto presto all'hard rock, con canzoni anche più catturanti di questa, ma il primo omonimo disco era bello pesante, senza però mancare della ruffianaggine tipica dell'air metal, presente anche in questo gioiellino davvero antenico. Non è solo perché viene ripetuto a lungo. Il ritornello è memorabile anche dopo un solo ascolto, soprattutto per il suo parlare al cuore e alla pancia dell'ascoltatore, con un'abilità rara per una band all'esordio come erano gli Wasp allora. Al quarto posto ecco quindi l'eccezione di cui parlavamo all'inizio, Carry On dei Manowar. Forse è più hard rock che heavy metal, un genere in parte ancora presente, ma di sicuro i Manowar non sono mai stati una vera band pop metal. Nemmeno in Find in the World, un album molto bistrattato dai fan più hardcore per la sua leggerezza, ma che ha al suo interno alcune perle. Come è questa? Una canzone così facile da cantare che già al secondo ritornello ti ritrovi a farlo memore del primo. Siamo ormai arrivati alle magnifiche 3. Sul gradino più basso del podio va Metal Health dei Quiet Riot. Il gruppo americano è famoso per Come on the Feel the Noise, una traccia persino più catchy ma anche più orientata all'hard rock. Metal Health, invece, è innegabilmente pesante, ma riesce lo stesso a colpire in una maniera incredibile.
Non è certo una coincidenza che sia diventato uno degli inni più rinomati e grandiosi nel metal anni 80. Al secondo posto salgono quindi i Judas Priest con Living After the Midnight. Altro inno generazionale di quello che il metal era all'inizio dei fiammeggianti 80s è però anche un'icona di quanto il metal possa essere insieme pesante ma anche allegro e divertente. E catchy anche. Abbiamo un pezzo che lo è in maniera incredibile, tanto che la sua medaglia d'argento è quasi d'oro. Tuttavia, qualche anno dopo è uscito un brano che riesce a battere persino il Judas Priest per la sua capacità di entrare nella mente dell'ascoltatore all'istante. Sul gradino più alto del podio troviamo infatti All We Are degli Warlock. Non sarà la canzone più bella prodotta dalla band guidata da Doro Pesch, ma in compenso è quella meglio studiata per imprimersi a fuoco con la sua melodia principale. Il risultato è ruffiano e zuccherosissimo, ma riesce lo stesso a mantenere una base metal, seppur patinata e di classe. Seppur sia stata una dura lotta perciò, alla fine la band tedesca non ha potuto che prevalere. E per oggi è tutto. Sei d'accordo su queste canzoni o ce ne sono altre che avresti incluso? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque, se la top 15 ti è piaciuta, ti invitiamo a mettere like, condividere, ascoltare la playlist dedicata che trovi in descrizione o alla fine del video. Iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornato. Puoi inoltre venirci a trovare su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link sempre qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!